Benvenuti, viaggiatori del cuore e cercatori di meraviglia, nel rifugio più caldo delle emozioni. Benvenuti ancora una volta tra le braccia di segreti turchi. Ieri sera, le luci di Istanbul non hanno soltanto rischiarato il Bosforo, parevano vibrare con un'intensità diversa, quasi mistica, come se la città sapesse di essere la scenografia prescelta per un istante destinato a diventare leggenda. Eppure nessun bagliore, per quanto abbagliante, ha saputo competere con lo sguardo del nostro amatissimo Ozan Akbaba durante un'esclusiva mostra d'arte nel cuore pulsante della metropoli. Prima di varcare insieme la soglia di quella galleria e scoprire il segreto che ha lasciato tutti senza fiato, vi chiedo quelle piccole cose che ci uniscono come famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun capitolo delle nostre storie, attivate la campanella per essere sempre i primi a sapere. E se il nostro modo di raccontarvi l'amore vi sfiora l'anima, regalateci un like. E per chi desidera entrare nel cerchio magico dei sostenitori più fedeli, il pulsante abbonati è la vostra chiave d'oro. Mettetevi comodi, perché stiamo per narrarvi una vicenda in cui i colori parlano più forte delle parole. L'evento aveva riunito il meglio dell'alta società turca, severi critici d'arte e facoltosi mecenati, ma la vera stella della serata non era appesa alle pareti, almeno non all'inizio. Tutto comincia quando l'affascinante attore varca l'ingresso. Ozan indossa un impeccabile completo scuro, taglio sartoriale che evidenzia la sua naturale eleganza e quella rettitudine morale che lo distingue. Pur cercando di mantenere un profilo basso, con l'umiltà che è marchio dei grandi, la sua presenza non passa mai inosservata. Possiede quel magnetismo raro che fa voltare i volti al suo passaggio. I flash lo accolgono come lampi in una notte d'estate, ma lui sembra avere un obiettivo fisso, una destinazione invisibile agli occhi degli altri. Si muove tra la folla come se un filo d'oro invisibile lo guidasse, un richiamo di sirena al quale non può e non vuole resistere. Attraversa le sale salutando con la consueta cortesia, offre cenni del capo e sorrisi misurati, senza mai davvero soffermarsi, come un uomo in missione. Prosegue fino alla sala principale, il cuore del santuario artistico. E lì, sospeso su una parete solitaria e illuminato da una luce morbida, calda, quasi divina, c'è un quadro la cui potenza espressiva ha già stuzzicato la curiosità di molti presenti. Ma ciò che nessuno si aspettava, la svolta che ammutolisce il brusio della sala, è la scoperta dell'artista dietro a quel capolavoro. La firma nell'angolo in basso a destra, tracciata con un segno fermo e al tempo stesso delicato, è inequivocabile: Sinem Unsal. Sì, avete sentito bene, amici di Segreti Turchi. La nostra Sinem non è soltanto un'attrice dal talento cristallino, capace di farci ridere e piangere con un solo sguardo. È un'anima che ha riversato sulla tela i suoi sentimenti più profondi, trasformando gioia e dolore in colore. Il dipinto è un trionfo astratto, un intreccio ipnotico di tinte vibranti e ombre malinconiche, che sembra raccontare una storia d'amore segreta, una narrazione in codice che solo due persone al mondo possono comprendere fino in fondo. Ozan si ferma di colpo di fronte al quadro. Il trambusto nella sala, le risate, il tintinnio dei calici di cristallo. Tutto per lui svanisce, inghiottito dal silenzio sacro dell'arte. Resta immobile, le mani affondate nelle tasche, osservando ogni linea, ogni singola pennellata, con la devozione di chi legge una lettera d'amore scritta con l'inchiostro dell'anima. I testimoni, spettatori fortunati di questo momento di intimità pubblica, raccontano che l'atmosfera attorno a Ozan cambia completamente. La sua espressione, di solito serena, controllata, quasi impenetrabile, si fa all'improvviso vulnerabile, aperta, nuda. Gli occhi scorrono sulla tela con un'intensità palpabile, come se volessero assorbirne l'essenza stessa. In quell'istante sospeso nel tempo, una persona accanto a lui lo sente mormorare a mezza voce, incrinata da un'emozione che non ammette schermi, ha dipinto il silenzio che condividiamo. È come se avesse messo su questa tela i nostri respiri. Parole che risuonano come tuoni in una valle. Confermano che il legame tra loro va ben oltre ciò che vediamo sui social o in TV. Non è solo amicizia, non è solo complicità di set, è una connessione spirituale che ispira l'arte stessa.
Il quadro mostra due sagome appena percettibili, abbracciate dentro un vortice di blu profondo e oro cangiante. Colori tutt'altro che casuali, il blu, simbolo di fedeltà ed abisso, di calma e mistero. L'oro, rappresentazione di una passione preziosa, di una luce che non teme il tempo. E voi, che ne pensate? Credete che l'arte sappia riflettere l'amore più di 1000 frasi? Vi è mai capitato di ricevere un messaggio tanto potente senza che venisse pronunciata una sola parola? Ditecelo nei commenti, perché le vostre interpretazioni sono parte della nostra storia comune. E se questo viaggio vi sta emozionando, abbonarvi è il modo più bello per dirci grazie. Mentre Ozan resta perduto in un'estasi quieta davanti al dipinto, un giornalista, spinto da un misto di coraggio e curiosità professionale, si avvicina con passo felpato, quasi temesse di infrangere quella bolla magica. Gli chiede come si senta nel vedere l'opera di Sinem esposta così, vulnerabile e al tempo stesso maestosa, agli occhi del mondo. Ozan, senza staccare lo sguardo dalla tela nemmeno per un istante, accenna un sorriso lieve. Non uno di circostanza per i media, ma un sorriso che tutti notano per la sua dolcezza infinita, e risponde: l'arte è il modo più puro di dire la verità senza parlare. Qui, Sinem ha parlato più forte che mai. Sono incredibilmente orgoglioso della profondità che custodisce nel suo cuore. Che dichiarazione potente! È evidente che Ozan non solo ammira il talento poliedrico di Sinem, ma si sente profondamente, visceralmente connesso al messaggio nascosto in quell'opera. La serata prosegue e, benché Ozan, perfetto gentiluomo, interagisca con gli altri ospiti, il suo sguardo torna sempre, magnetico, a quell'angolo, come se avesse bisogno di rassicurarsi che il quadro sia ancora lì. Quella tela è diventata la sua ancora nel mare burrascoso della fama, la sua bussola nella tempesta. Si mormora che Sinem non abbia potuto partecipare all'evento per impegni dell'ultimo minuto sul set, ma la sua essenza è lì, presente in ogni centimetro della tela e riflessa nello sguardo devoto di Ozan. Alcune voci nei corridoi della mostra suggeriscono che il dipinto sia stato concepito come un dono, una sorpresa preparata da Sinem per esprimere ciò che le parole, talvolta goffe e limitate, non sanno dire. Immaginate la scena. Lui, solo davanti alla sua creazione, in mezzo a una folla di estranei e, in realtà, impegnato in una conversazione privata, intima, silenziosa. È quel romanticismo che ci fa sospirare e ci fa credere, ancora una volta, nella magia. La sala si riempie di mormorii, e le congetture volano di bocca in bocca come farfalle impazzite. Quel quadro è la conferma definitiva del loro amore. Stanno usando l'arte per proclamare i sentimenti al mondo senza dirlo apertamente. La tensione romantica nell'aria è palpabile, la si potrebbe tagliare con un coltello. Perfino i critici, di solito freddi, cinici e distaccati, commentano che l'opera trasmette emozione genuina, dolce dolore e speranza radiosa. Vedere Ozan lì, fermo come un custode di quelle sensazioni, completa il lavoro, trasformandolo in una performance vivente. Un frammento di vita che supera ogni sceneggiatura. Ma il vero apice della serata arriva alla fine. Prima di andare via, Ozan si avvicina ancora una volta alla tela. Sfiora la cornice con devozione quasi religiosa, poi si rivolge all'assistente con voce ferma e decisa. Assicurati che questo pezzo venga via con noi, non può appartenere a nessun altro. Incredibile. Ozan non si limita ad ammirare l'opera, decide di acquisirla, di portarla via, perché nessun altro possa possedere quel frammento dell'anima di Sinem. Un gesto di protezione, ma anche di appartenenza, che racconta un uomo innamorato, geloso custode di ogni espressione della sua amata. Non vuole che quel silenzio condiviso finisca nel salotto di uno sconosciuto, deve tornare a casa, dove appartiene. La notte a Istanbul finisce, le luci della galleria si spengono, ma la storia di questo quadro e della reazione di Ozan comincia ora a srotolarsi nei nostri cuori. Ci è stato donato un momento di pura magia, dove arte e amore si sono fusi in un'entità inseparabile. Non servono conferme ufficiali o comunicati quando i gesti parlano così chiaro, con una voce tanto potente.
Ozan Akbaba e Sine Munsal continuano a tessere la loro leggenda, stavolta non con battute di copione, ma con oli e pennelli, dimostrando che il loro legame è, di per sé, un capolavoro. E noi siamo qui, testimoni privilegiati di questo incanto. Che cosa pensate del gesto di Ozan? Credete che acquistare il quadro sia la più grande dichiarazione d'amore possibile? Raccontatecelo nei commenti, vogliamo leggere ogni emozione, ogni brivido, ogni intuizione. Grazie per aver condiviso con noi questa notte di arte e passione. Non dimenticate di iscrivervi, mettere like e unirvi alla nostra famiglia con il tasto abbonati. Fino al prossimo capolavoro, ricordate, l'amore è l'unica arte che non mente. Qui è Segreti Turchi, e la nostra storia continua, battito dopo battito, colore dopo colore, sguardo dopo sguardo. E mentre fuori il Bosforo riprende il suo respiro antico, noi sappiamo che un gesto, una tela, una firma possono cambiare tutto, possono trasformare un segreto in luce, un dubbio in certezza, un momento in eternità. Buonanotte, e tenetevi pronti. La prossima scintilla potrebbe accendersi quando meno ve lo aspettate, e noi saremo lì, con voi, ad ascoltarla, raccontarla, custodirla, finché l'alba non la farà brillare ancora di più.